Ciao, sono Maurizio e oggi parliamo di carriera partendo dalla non carriera. Mi spiego meglio. Ci sono molti video online di persone, soprattutto giovani, che parlano delle loro esperienze in multinazionali, in azienda, tipicamente non necessariamente positive, e oggi volevo fare una reaction a uno di questi video per far vedere quale potrebbe essere un'altra chiave di lettura, soprattutto perché alcune dinamiche magari possono ripetersi più spesso del dovuto. Questo non vuole assolutamente essere una critica alla persona di cui parliamo adesso, anzi voglio parlare semplicemente dell'aspetto aziendale, e per questo ho scelto anche il video di una YouTuber che non è nel mondo corporate, non è più nel mondo corporate. Il canale da cui ho preso il video a cui farò la reaction oggi è il canale Fraki, di Francesca Fraki. Mi piace molto come YouTuber, è molto fresca, è giovane, ha una bella energia, parla di argomenti interessanti, ovviamente niente a che fare con il mondo corporate, e mi ha colpito perché lei ha messo 2 video nei quali racconta la sua esperienza in un mondo corporate, in una multinazionale, ovviamente esperienza, come potete immaginare, non positiva, e voglio parlare un attimo di questo video in particolare. Il video che analizziamo si chiama "Perché ho lasciato il mio lavoro in una multinazionale?" È la seconda parte e analizzo questa perché ha un po' di contenuti per me interessanti. Vediamolo insieme. Come si fa tipo nei telefilm, ci siamo lasciati alla fine della parte 1 che io sono stata assunta, mi hanno fatto un contratto a tempo determinato di 3 mesi che poi è stato ulteriormente rinnovato, piccolo spoiler, e sono quindi, ho lasciato la mia bolla meravigliosa con un buon capo e sono finita piombata nelle grinfie di un'altra persona che chiameremo Lara Congo, semplicemente perché fa rima col suo vero nome che non dichiarerò mai neanche sotto tortura. Bene, chi era Lara Congo? Stavo per dire il suo vero nome. Ovviamente impensabile dire il vero nome di una persona, quindi va bene usare un altro nome, però attenzione su questo, una piccola critica. Scelgo un nome che fa rima col suo nome, quindi è molto vicino. Non parlo dell'azienda, però successivamente dice: seguendo il mio canale Instagram potete dedurre il nome dell'azienda. Questa catena non è, diciamo, la migliore. Avrei evitato i riferimenti o all'azienda o al nome, perché sennò li puoi collegare. Ok. Chi era Lara Congo? Nel nuovo team eravamo lei, che era il capo, poi c'era un altro ragazzo subito sotto di lei e poi c'eravamo io e un altro ragazzo che invece nominerò perché è stato l'unico amico che mi sono fatto di dentro e a cui voglio tanto bene, che si chiama Sebastian. Lara era, non lo so raga, era molto imprevedibile, piuttosto incompetente, si presentava in ufficio regolarmente in ritardo, lei arrivava sempre in ufficio tipo tra le 11 e mezzogiorno e mezzo, ma non sto scherzando, quando si presentava. Questo non va bene, nel senso che definire qualcuno, in particolare il mio manager, se sono appena entrata in azienda, incompetente, insomma, ho veramente le competenze per esprimere un giudizio del genere? Il discorso degli orari probabilmente non è un problema del team, ma è un problema che deve essere gestito dal suo responsabile, non come severità gerarchica, non sto parlando di questo, sto parlando del fatto che probabilmente non sappiamo perché. Se vado in ufficio costantemente alle 11, probabilmente non è perché sono andato in palestra o mi sveglio alle 10, ma perché magari ho un accordo col mio capo, faccio delle altre cose, vado in un'altra sede e via discorrendo. Quindi attenzione a non leggere univocamente il perché di queste cose. Perché una volta, non lo so, è pure successo che tipo lei non arrivava in ufficio, il giorno prima non c'era, aveva detto di essere in smart work, io e Seba eravamo lì tipo ma si presenterà in ufficio, non si presenterà, le telefoniamo, dicevo: "Oh Lara, dove sei?" Lei bella come il sole fa: "Ah, sono in Sicilia ragazzi." Quindi questa cosa in realtà era in parte divertente perché io e Seba avevamo letteralmente un file Excel in cui facevamo le scommesse, tipo giorno per giorno, se Lara sarebbe entrata in ufficio, a che ora sarebbe entrata in ufficio, era molto divertente. Ok, questo ovviamente dà l'idea dell'approccio goliardico, ci sta, si è giovani, magari attenzione ai file che tenete sul computer del lavoro, però ribadisco il punto, magari era in Sicilia per una trasferta per cui ha assolutamente da migliorare la comunicazione, se ho un team, soprattutto un team così ristretto, è assolutamente rispettoso, è normale che si sappia se ci sono, se mi sto spostando, se ho delle altre attività da fare esternamente, perché giustamente il team deve sapere se è un lavoro in presenza, se sono disponibile. Però molto triste e molto incasinato dal punto di vista del lavoro, nel senso che lei
cioè entrava a cazzo di cane ogni tanto, ci dava degli input a caso sui lavori da fare, non si capiva mai niente. Mi faceva star lì 200 ore, arrivavo a sera, le consegnavo finalmente il lavoro fatto, la mattina dopo si alzava e mi diceva ah, ho cambiato idea, lo voglio fatto diversamente. E questa cosa, cioè, era letteralmente una barzelletta. Cioè, una volta mi ha fatto rifare lo stesso lavoro 37 volte, ragazzi, non sto scherzando, erano 37. Tant'è che poi vi racconterò che cosa è successo, perché da questa storia parte tutto il filone di ufficio etico e legale, quindi... Ecco, qua 2 punti importanti. Apparentemente sì, probabilmente c'è un problema. Anch'io ho passato giornate per vari motivi a rivedere i documenti, ci siamo passati tutti, ci possono essere tantissimi motivi per cui un lavoro debba essere rifatto. Se chi è nel tuo team non capisce il perché, probabilmente è un problema di comunicazione, non necessariamente capricci. Non lo escludo, attenzione, non conosco le persone in dettaglio, non conosco la cultura aziendale, anche se da quello che si sente successivamente qualche informazione interessante arriva, però anche lì ora, ovvio, 37 volte è un numero tanto grande, non so neanche quanto sia realistico, perché o è un'operazione che richiede veramente 10 minuti, quindi farla 37 volte, per quanto paradossale non è un impatto. Se è un'operazione seria, complicata, che richiede un giorno di lavoro, insomma, non è che si sta un mese e mezzo a rivedere lo stesso documento soltanto per lo sfizio. Quindi può essere che ci siano dei motivi dietro, o che stiamo parlando di un task estremamente semplice, tipo un discorso di formattazione e via scorrendo. Sicuramente non è piacevole rifare tante volte, ma qui vedo più una carenza di comunicazione dello spiegare il perché, perché io posso anche fare una cosa 37 volte se necessario, ma devo sapere che fa parte di un qualcosa di più importante. Bene, ci siamo ritrovati a un certo punto in riunione ed eravamo io, Lara Congo e Sebastian. Lara per la tipo 350esima volta mi ha detto che avrei dovuto rifare di nuovo quel lavoro. Io ero estenuata e quindi ci ho un po' litigato, cioè le ho risposto abbastanza duramente dicendole: senti Lara cara, però mi hai fatto rifare questa cosa 37 volte, io te la rifaccio una 38esima, va bene, però decidi, pensaci bene, quella che è la tua versione io te la faccio, però poi basta. Allora, attenzione, qui ovviamente siamo giovani, appena arrivati in azienda, non capiamo le dinamiche e via discorrendo. Ci sta che un responsabile non sia magari il migliore del mondo nella gestione delle risorse del team e via discorrendo, però bisogna anche saper gestire le regole e saper giocare il gioco, nel senso che in azienda siamo friendly, ma non siamo gli amici della pizzeria, non siamo gli amici con cui andiamo al pub, siamo comunque colleghi di lavoro all'interno di una struttura con le sue regole. Per cui non è un discorso di basta, mi sono scocciato, te lo faccio 37 volte ma non 38, perché comunque se sei all'interno del team, io come capo decido che il tuo tempo o la tua risorsa può essere utilizzata per questa cosa, per quanto possa essere molto sbagliato per alcune dinamiche, però devo motivare o articolare meglio questa cosa, del tipo: se ho altro da fare, allora dico, va bene, posso dedicare più tempo del previsto a questa attività, però mi devi dire quale altre attività devo lasciare indietro, devo ridurre come priorità, perché questo è il mio tempo. Se questa cosa era prevista di essere completata in 10 giorni e a causa del cambio dei requirement ne richiede 15, allora delle altre 7 cose che stavo facendo dimmi quali sono le 2 da lasciare indietro, perché non posso portare tutto quanto avanti. Ecco, questo è un discorso più strutturato, è un modo più argomentato e più professionale di dire abbiamo un problema di gestione del tempo e delle attività, non il ah no, basta, non lo voglio più fare, anche perché nell'ipotesi che quella sia l'unica cosa che stai facendo, quindi che fai? Quindi attenzione, non è un discorso di giusto o sbagliato, non sto dicendo che Francesca avesse torto in quella situazione, ma bisogna anche imparare a gestire un attimo la cosa, anche perché non è diverso quando sei al di fuori dell'azienda, ma magari ne riparliamo dopo. In questa cosa lei ha risposto urlando come una dannata, nel senso che si sentivano le urla da fuori dalla stanza, e la frase più eclatante che ha detto in questa cosa è stata: tu qui dentro non conti un cazzo, hai solamente un contratto di merda a tempo determinato, quindi la tua opinione conta meno di 0, vedi di fare quello che ti dico io. Ovviamente io sono uscita da quella riunione. Ecco, questo è gravissimo, cioè è inaccettabile. In nessun contesto aziendale sano è permesso gridare in questo modo in riunione, rivolgersi ai dipendenti, ai colleghi in maniera del genere.
gridare inaccettabile, soprattutto un gridare che si sente fuori dalle riunioni, meno che mai rivolgersi a qualunque collega con tu conti zero qui, la tua opinione non vale niente, anche perché che il contratto sia da 3 mesi o a tempo indeterminato, qualunque forma di contratto, collaborazione consulenziale e tutto, ci sono delle regole assolutamente chiare su come ci si deve comportare, per cui questo scenario, partendo dal presupposto che sia come Francesca l'ha descritto, perché non ho motivi di credere che lo stia esasperando, però questo è assolutamente inaccettabile e soprattutto può essere un importante red flag sulla cultura aziendale. Sono uscita e mi sono sfogata alla macchinetta del caffè con quella che in quel momento pensavo essere una persona di cui potevo fidarmi di dentro. Questa persona 3 secondi dopo ha parlato di questa cosa al suo capo e questa cosa ci è completamente sfuggita di mano, cioè è diventata letteralmente una bomba a mano. Questa cosa si è sparsa per tutta l'azienda, tutti improvvisamente sapevano questa cosa e tutti mi spingevano in tutti i modi ad andare all'ufficio etico a tipo confessare questa cosa. Lara Congo non era molto ben vista lì dentro e quindi aveva tanti nemici, diciamo, quindi tutti quanti cercavano solamente un pretesto per darle contro e questo. 2 punti fondamentali. Il primo è quello che diciamo prima. Siamo colleghi, non siamo amici. Attenzione, posso avere dei colleghi con cui ho stretto un rapporto di amicizia, ma se sono appena arrivata in un'azienda, sono junior e mi confido alla macchinetta del caffè, ragazzi, stiamo parlando di colleghi. Quindi non dobbiamo sorprenderci se le dinamiche sono diverse. E un punto fondamentale è che tutto quello che è il codice etico è obbligatorio. Mi spiego, se io so che c'è una situazione di maltrattamento, di sopruso, di molestie, di qualunque forma non in linea col codice etico, io devo segnalarlo. Non è una scelta. Nel momento in cui sono in un'azienda che ha un codice etico che richiede determinate cose e tutte le multinazionali, tutte le aziende strutturate ce l'hanno, io non posso sapere che qualcuno grida cose del genere e far finta di niente. Ho l'obbligo etico, morale, professionale di segnalarlo e ci sono vari modi per farlo, tant'è vero che noi facciamo periodicamente training su questo. Quindi attenzione, non è assolutamente una sorpresa che questa cosa cresca, che questa, come la descrive Francesca, esploda come una bomba, semplicemente perché c'è un trigger, un evento che non può essere messo in secondo piano. Io sono arrivata in quell'azienda ed ero una ragazzina incredibilmente ingenua e sognatrice, cioè venivo da un contesto universitario che già comunque è ben distante dal mondo del lavoro. Credevo che tutte le persone fondamentalmente avessero buone intenzioni ed ero pronta a lanciarmi in questa mega multinazionale in cui pensavo che tutti ne sapessero più di me e tutti fossero fichissimi e io avessi solo da imparare, e quindi io venivo da questo contesto, da questa idea del mondo del lavoro, piombata in questo ambiente super freddo, super cinico, super macchinoso delle multinazionali. È stato un durissimo cozzamento tra quello che io ero in quel momento e quello che effettivamente ho vissuto e incontrato lì dentro. Ovviamente qui c'è la classica generalizzazione: le multinazionali non sono ciniche, non sono fredde, non sono l'incubo o l'opposto della spontaneità, della felicità e via discorrendo. Le multinazionali, le grandi aziende sono nel bene e nel male strutturate. Ora, siamo tutti molto naif quando a 20 e qualcosa anni entriamo nel mondo del lavoro, non abbiamo minimamente idea di quali siano le dinamiche e quindi quello che facciamo ci portiamo dietro il nostro bagaglio, che è il bagaglio delle amicizie al di fuori del mondo scolastico, universitario e via discorrendo. Applicare quelle dinamiche in ufficio non può funzionare e quindi questo cozzare di cui parla Francesca molto probabilmente nasce da una mancata preparazione, se vogliamo, a quello che è il mondo del lavoro, che è un po' l'obiettivo del mio canale, delle mie consulenze, delle mie attività, cioè proprio spiegare quello che succede nel mondo del lavoro all'inizio o più avanti, perché io avrei tanto voluto avere qualcuno che mi spiegasse queste dinamiche quando ero giovane e neolaureato. Attenzione, non sto minimamente giustificando quello che ho sentito prima, quello è inaccettabile in qualunque contesto sano, però sto dicendo attenzione a non entrare in
un'azienda come se steste andando alla riunione dei vostri gruppi scout, dei vostri colleghi di palestra, amici e via discorrendo. Però anche un messaggio. Questo vale ovunque, perché anche se sei un freelance, la regola life is unfair si applica comunque, quindi prima impariamo determinate dinamiche e a gestire determinate complessità, meglio sarà per la nostra carriera, per la nostra salute mentale e via discorrendo. Non lo so, la vita lì dentro è diventata tipo un inferno, nel senso che tutti volevano che io andassi da sto cazzo di ufficio etico. Io continuavo a dire che non lo volevo fare, ma la mia motivazione per non farlo, giusta o sbagliata che fosse, condivisibile o meno, era che per come sono fatta io come persona non ho nessun interesse nel mettere i bastoni tra le ruote a un'altra persona, e per quanto Lara Congo non fosse esattamente la persona che mi stesse più simpatico, la persona che stimassi di più al mondo, comunque lei stava facendo il suo percorso, la sua carriera, la sua cosa. Io non ero neanche interessata a far carriera lì dentro, cioè avevo già un'idea piuttosto forte dentro di me di io qui dentro non ci voglio stare, e quindi continuavo a pensare: ma perché io devo andare dall'ufficio etico per metterla nei casini e magari farla licenziare, se poi io tanto me ne voglio andare da qui. C'è un punto importante in questa descrizione di Francesca, si vede ovviamente tutta quanta la sua parte emotiva. È un peccato quando una persona giovane si scontra con situazioni del genere e quindi inizia a creare un'idea di un mondo che probabilmente è molto diverso da quello che ha vissuto lei. Il punto qual è? Proprio per quello che ci siamo detti prima, non è una scelta. Nel senso che quando io sono entrato in azienda, anche contrattualmente ne ho accettato il codice etico, e se il codice etico ha delle restrizioni o delle aspettative in situazioni di questo genere, non c'entra il mi va, non mi va di farlo. Attenzione, anche perché guardiamola dall'altro punto di vista. Come faccio io azienda a diventare un posto migliore se quando ci sono questi eventi non me li segnali e non mi permetti di sistemare la cosa, di educare la persona, di rimuovere, di chiarire o di risolvere questi problemi? Qui è un po' un catch-22, no? Cioè, entro in questo mondo, trovo questa cosa che non mi piace e però non voglio cambiarla. E no, allora non aiuterei mai questo processo di miglioramento. Il sistema, se sano, espellerà automaticamente tutto quello che non è in linea con i propri valori, ok? Però se senza farlo apposta uso un approccio di omertà, di questo stiamo parlando, automaticamente impedisco al sistema, all'azienda di migliorarsi. Il mio non voler interferire probabilmente cosa farà? Metterà la prossima persona che mi seguirà con un contratto a tempo determinato, uno stage, tra un anno nella stessa situazione. E allora sì, hai l'obbligo morale di segnalare questa cosa. Sentivo nella posizione di voler andare dall'ufficio etico a denunciare un fatto del genere, anche perché non era il fatto in sé che mi avesse particolarmente sconvolto, per quanto è vero non dovrebbe succedere una cosa del genere in azienda, non dovrebbe succedere da nessuna parte, però non era quello ad avermi così sconvolto, era tutto il contesto che mi aveva schifato. Io non volevo più fare quella cosa, era il fatto che avevo parlato di questa cosa a una mia collega di cui pensavo di potermi fidare e 3 secondi dopo lo sapeva tutta l'azienda. Esatto, ti puoi fidare di questa persona, tant'è vero che quando hai segnalato un abuso, questa persona non l'ha tenuto per sé. Leggiamolo nell'altro modo, no? Niente, cosa è successo a un certo punto? Che visto che io continuavo a rifiutarmi di andare all'ufficio etico, altri manager, cioè altri capi di altri team, hanno preso di loro spontanea iniziativa, sono andati dall'ufficio etico e hanno denunciato questa cosa al posto mio. Cioè, hanno fatto il loro lavoro. Hanno segnalato, seguendo i canali aziendali, una situazione di probabile conflitto con il codice etico. Non hanno fatto le spie, non siamo in classe con i compagnucci che vanno dalla maestra. È proprio un meccanismo diverso. Ovviamente a quel punto l'ufficio etico si è attivato, hanno scritto a me dicendomi: guarda che c'è stata riportata questa cosa e se vuoi insomma sentiti libera di parlare con noi. E io ho risposto dicendo: guardate, vi ringrazio ma non sono intenzionata a denunciare assolutamente niente, tanti cari saluti. Però ovviamente di nuovo mi ha dato fastidio il fatto che delle persone che non c'entravano niente siano andate a strumentalizzare questa cosa che era successa a me per un loro comodo, perché sicuramente non sono andati a denunciarlo perché mi volevano tanto bene, sono andati a denunciarlo perché speravano che la buona Lara Congo venisse licenziata. È proprio sbagliato l'approccio. Dare la tua lettura a questo comportamento senza considerare appunto le dinamiche e gli obblighi all'interno dell'azienda, questo è professionalmente immaturo. Cioè, queste persone hanno fatto il loro lavoro,
per prevenire che persone in futuro si trovino nella tua situazione. Quindi non hanno fatto la spia come a scuola, non hanno fatto il dispettuccio, non hanno... Poi per carità non sto parlando che sono tutti meravigliosi, sicuramente hanno le loro dinamiche, la loro parte di competizione, ci saranno dei pregressi, però se io dovessi sapere che succede qualcosa del genere nella mia azienda, certo che vado dall'ufficio etico, o comunque si chiami nell'azienda, anche se non è il mio settore, ne ho sentito parlare o so che è successo e se ne sta discutendo, ma certo, è assolutamente così che funziona. Niente, cosa ha fatto l'ufficio etico a questo punto? Ha chiamato Sebastian, senza dirgli ciao siamo all'ufficio etico, perché ovviamente Seba sapeva tutta la storia che stava succedendo. Quindi non gli hanno detto ciao siamo all'ufficio etico, gli hanno detto ciao il tal giorno devi presentarti nel tal ufficio. Si è ritrovato in questa stanzina con l'ufficio etico e il legale della divisione italiana, messo alle strette. Gli hanno detto guarda che Francesca ci ha già dichiarato che tutta questa roba qua è successa, tu devi solamente testimoniare che è vero e che l'hai vista succedere. Quindi fondamentalmente l'ufficio etico ha allegramente mentito a Seba per farlo confessare. Ovviamente Seba ha confessato perché a quel punto pensava ah ok, se mi hanno detto che la Fra già ha parlato posso parlare anche io. Solo a quel punto l'ufficio etico ha chiamato me e mi ha detto ciao, il tuo amico Sebastian ha appena dichiarato queste cose, se ora non vieni a dichiararle anche tu sei nei casini o metti nei casini lui, perché vuol dire che lui ha dichiarato una cosa non vera. E quindi letteralmente mi hanno trascinata in questo ufficio con questa tipa che era appunto dell'ufficio etico e questo tipo che mi guardava in cagnesco e urlava e parlava il legalese. Ho provato a chiedere che conseguenze avesse se io avessi dichiarato questa cosa, quindi cosa sarebbe successo alla Lara Congo eccetera. Lui mi ha detto che non erano assolutamente, anzi mi ha urlato che non erano assolutamente cazzacci miei e che il mio unico scopo lì dentro era dichiarare che questa cosa fosse successa. Questa è follia. Prendiamo per buona la descrizione della dinamica di Francesca. Cioè, da un lato ci può essere io ufficio etico, sento di queste cose, so che eravate in 3 in riunione, quindi chiamo questo Sebastian, ci sta. E anche lì siamo in un'azienda, cioè non è che no, non vengo, non voglio venire in riunione, ciao. No, ti chiamo in riunione, che ti dico o non ti dico che è l'ufficio etico, non c'è problema, anzi probabilmente non te lo dico proprio per evitare che ci siano allineamenti a monte e tutto, va bene. Il discorso del dire la tua amica ha già detto questa cosa, questo è estremamente anomalo, mi sembrano scene da film polizieschi degli anni '80. Poi adesso devi dichiararlo tu perché lui l'ha dichiarato, altrimenti lo metti nei guai, quindi dovete confermare e allineare le versioni. Questo è assolutamente inaccettabile. Cioè qua mi sembra quasi che ci sia il giochino del dilemma del prigioniero. Ah, lui va, non dice, o sembra che non voglia dire, quindi uso uno stratagemma per fargli dire qualcosa che in realtà avrebbe comunque dovuto segnalare all'ufficio etico secondo il codice etico aziendale. Vengo da te che anche tu sei restia a segnalare questa cosa che avresti dovuto secondo il codice aziendale, quindi vi metto in questa situazione di incastro. Questo è veramente strano, ma soprattutto inaccettabile l'idea che un legale stia lì o un rappresentante di chissà quale altro ufficio e che si metta a gridare o a usare terminologia come non sono beep tuoi. Questo è follia. Però anche lì, mettendo insieme questi eventi, se è vero che questo è il modo di agire, stai avendo un red flag grande quanto una casa sulla cultura aziendale, anzi l'assenza di cultura aziendale e la tossicità dell'ambiente, perché a questo punto se è abitudine dei manager gridare, comportarsi e parlare in questa maniera, non mi stupisce che si verifichi in più riunioni, però è veramente inaccettabile. Ovviamente sono stata costretta a dichiarare, sono stata costretta anche a firmare un foglio che non so dove cazzo sia finito, spero di non vederlo mai più, e sono uscita da questa esperienza sconvolta. Io ovviamente dopo tutta questa cosa qua sono andata a parlare con l'ufficio HR, quindi con le risorse umane, dicendo guardate che è successa questa cosa, secondo me l'ufficio etico non è così etico, o comunque quello non dovrebbe essere il suo ruolo, cioè di prendere le persone per coercizione e farle dichiarare cose. La tipa delle risorse umane impanicata ha iniziato a dirmi no assolutamente, guarda che noi siamo super
super felici di te, tant'è che abbiamo già pronto il tuo nuovo contratto per quando ti scade questo, e se vuoi ti mettiamo sotto un nuovo team con una nuova capa, così non hai più a che fare con questa faccenda. Io gli ho detto: guarda, il mio problema non è stata o non solo Lara Congo, il mio problema è stata tutto il modo in cui si è svolta questa faccenda e tutto il modo in cui l'azienda intorno a me ha reagito, perché il fatto che le risorse umane non si sconvolgano di una cosa del genere, cioè di una cosa del genere fatta dall'ufficio etico, per me la dice molto lunga sul fatto che questo non è l'ambiente in cui voglio lavorare, e quindi me ne vado. Ha fatto la scelta giusta. Consiglio tecnico: in situazioni del genere mettete per iscritto, cioè questo discorso del caro ufficio risorse umane, è successo questo, queste persone hanno gridato, si sono rivolte a me in questo modo e in riunione erano presenti ABC, lo mettete in una mail, lo mandate via mail, vi stampate la mail e la tenete separatamente in un vostro archivio personale, perché non sa mai che cosa può succedere tra X tempo. Credo che in questo caso, Francesca, tu abbia affrontato assolutamente nel modo giusto quest'ultima parte. Contesto, ripeto, la chiave di lettura sul comportamento dei colleghi, perché è il loro obbligo professionale, etico, morale di segnalare e fare escalation su un punto del genere. Però concordo, cioè se ho un manager che si comporti in una certa maniera, un ufficio etico legale che si comporti in una certa maniera e HR non salta dalla sedia e non prende provvedimenti e si sposta il problema spostando di team, probabilmente concordo, è un'azienda che non ha una cultura aziendale in linea con i tuoi valori e credo con quelli di nessuno. E questo evidenzia il fenomeno classico. Si dice people join companies and leave bosses. Cioè tu vai in quell'azienda perché ti piace il nome, quello che fanno, la reputazione, quello che ti può fornire, e poi vai via per un conflitto con il manager. Questo è anche il grande vantaggio della multinazionale o della società ben strutturata, perché tipicamente ti permette anche di spostarti, perché alla fine ci sono le persone complicate e problematiche in azienda e non necessariamente l'azienda se ne libera o può risolvere per 2000 motivi che non sto qui a discutere, per cui la possibilità di fare lo stesso lavoro, se mi piace, da un'altra parte all'interno dell'azienda va benissimo, oppure esplorare qualcos'altro. È veramente un peccato se ho una carriera nel mondo corporate e quella specifica esperienza sparisce o viene rovinata da un comportamento di uno specifico individuo, perché ripeto, per gli altri ho una chiave di lettura completamente diversa. Ovviamente il video continua con lei che ha lasciato il mondo corporate, non è tornata nel mondo corporate, quindi adesso ha iniziato una carriera, e le auguro, brillantissima come youtuber, freelancer, fa altre attività. Questo è il mio commento su questo video. Attenzione, prima capite le dinamiche aziendali, meglio è. In una situazione del genere probabilmente anch'io avrei fatto la scelta di spostarmi altrove, magari non in maniera emotiva, non in maniera immediata, perché lei ha fatto la scelta freelance. Se invece decidi di passare in un'altra azienda magari ci vuole un po' di tempo, però numero uno, non accettate assolutamente comportamenti del genere. Fate escalation o fatela fare da qualcuno, perché in azienda è questo che deve succedere, e documentate. Tenetevi una mail su quello che è successo, perché, ripeto, può essere che dopo 3 anni qualcuno dice che, ed è meglio avere traccia degli eventi. Non continuo il video perché qui ovviamente inizia a parlare della sua vita post questo evento, molto interessante, auguro il meglio a Francesca. Fatemi sapere nei commenti se avete avuto esperienze simili o avete chiavi di lettura diverse. Vi consiglio di vedere la mia playlist sul mondo corporate e sulla carriera, dove spiego il più possibile le dinamiche con i capi, con il budget, con i soldi, con gli stakeholders e via discorrendo. Ciao e ci rivediamo al prossimo video.